Ciao ragazzi, sono Elisa, non Elisa, e oggi parliamo del Natale in Canada. Se non mi conoscete, sono canadese, sono nata e cresciuta in Canada e mi sono trasferita in Italia qualche anno fa. E volevo parlarvi un po' del Canada, com'è il Natale in Canada, dato che gli italiani sono così affascinati di solito dal Canada, dagli Stati Uniti, volevo parlare di questa cosa. Però, prima di iniziare, se volete aiutare e sostenere il mio canale, potete iscrivervi su Patreon perché mi aiuta tantissimo, ci sono tanti contenuti esclusivi, c'è anche un podcast per quelli che stanno imparando l'inglese che uscirà nei prossimi giorni. Detto questo, iniziamo. Ovviamente devo generalizzare per fare questo video perché sennò è impossibile, quindi questo non sono cose che valgono per tutti, però questa è un po' la mia esperienza in Canada, è l'esperienza secondo me di tante persone. Però se ci sono canadesi o americani che stanno guardando questo video, fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa di diverso. Il Natale in Canada è bellissimo, grandissima festa, ci prepariamo per mesi e mesi e mesi per questo evento, per questa grandissima festa, è bellissimo. I canadesi di solito adorano il Natale. In generale, ci sono sempre persone che sono un po' Grinch. Dipende dalla famiglia, però in generale, perché non ce la faccio a pronunciare questa parola? Generale. In generale, o il giorno di Natale oppure come si dice? Vigilia di Natale, c'è sempre la festa a casa della tua famiglia, insomma. Ovviamente questa cosa è più o meno uguale. Quindi o c'è la festa con gli amici, con la famiglia, tutte e due. Tante persone fanno tantissime feste, nel senso ci può essere quello anche in Italia è uguale, però comunque ve lo dico come in Canada. Quindi uno per la famiglia che comunque può essere divisa perché forse c'è la parte di tua madre, la parte di tuo padre e quindi un giorno vai lì, un giorno vai lì. Poi forse c'è una festa con gli amici, forse c'è una festa, la cena aziendale. Queste cose più o meno sono uguali. I canadesi di solito se vivono all'estero, se vivono un po' lontano, comunque ci sono persone nella mia famiglia che vivono negli Stati Uniti, che vengono ogni tanto per Natale in Canada. Quindi i canadesi di solito viaggiano tanto per questa festa di Natale. Fatemi sapere voi però, perché non so se gli italiani viaggiano tanto per il Natale oppure se vivono all'estero, non so com'è. Quindi fatemi sapere nei commenti. Tutto quello che dico voglio sapere com'è in Italia, perché sì, vivo qui, però comunque sono meno consapevole delle cose generali. Questa parola, madonna mia. Al lavoro di solito nei giorni primi di Natale le persone portano, non lo so, un dolce, un qualcosa che fanno loro a casa magari, per tutti, per condividere con tutti. E specialmente a queste cene aziendali, non so se voi portate le cose al lavoro, perché tanto io lavoro da casa, quindi io non lo so. Però comunque i canadesi portano di solito i biscotti o non so cosa. Quindi queste sono le cose un po' generali. Adesso parliamo del cibo. Quindi in Italia di solito c'è l'antipasto, poi c'è il primo, poi c'è il secondo, poi c'è il dolce. Di solito è così, no? Fatemi sapere voi se lo fate in modo diverso, però in Canada di solito facciamo più stile buffet. Salutate Slash, ciao! Comunque, ovviamente questa cosa dipende dalla famiglia, però più o meno è così. Ovviamente a parte il dolce, ovviamente si mangia alla fine. Almeno a casa mia in Canada è così, e poi siamo in tanti. Siamo tipo in 50. Siamo abituati a mettere un po' tutto nello stesso piatto. Al nord e al sud in Italia è un po' diverso, però mi sa che si mangia spesso tipo i tortellini in brodo, i cannelloni, le lasagne, queste cose qui, magari il polpettone di carne. E so che al sud di solito si mangia molto. La cena di Natale dura, non so, 5-6 ore e forse al nord dura un po' di meno, c'è un po' meno cibo, non è che non c'è, però al sud forse è molto abbondante. In Canada questo dipende molto dalla famiglia, non è che mangiamo sempre una cosa specifica, però di solito mangiamo o il tacchino, il pranzo o la cena di Natale, a volte molto simile a quello del ringraziamento. Poi c'è sempre quel famoso prosciutto di Natale che si mangia e si vedono spesso nei film, magari il roast beef oppure quelle torte salate con la carne, queste cose qui. Di solito si mangiano queste cose qui. Poi per i dolci ci sono sempre quei non sempre, ma quasi sempre quei biscotti di pan di zenzero oppure le case. Facciamo spesso quelle case, è una cosa tradizionale diciamo che abbiamo. Tanti biscotti, tante torte crostate tipo quelli di zucca che sono buonissime quelle torte. Che
bello. Però questo è un po' diverso, perché in Italia le cose cambiano dal nord al sud, tanto. Però comunque è sempre l'Italia. Invece in Canada dipende molto, perché poi ci sono i canadesi che non so come descriverli, però canadese basta. Io non mi considero canadese basta, perché poi sono metà libanese, metà italiana, quindi ho un po' quella cultura mediterranea, quindi spesso c'è anche un po' di cibo libanese, un po' di cibo italiano, è una cosa mista, e quindi portiamo un po' queste tradizioni, e il nostro Natale non è forse quel Natale canadese tipico, e tanti canadesi sono così, ci sono tantissimi canadesi, non lo so, messicani, sudamericani, non so, tedeschi, da tutto il mondo, cinesi, tutte le culture nel mondo ci sono praticamente in Canada, quindi quelle persone di solito forse fanno una via di mezzo, fanno qualcosa di canadese, fanno qualcosa delle loro culture, forse fanno una cosa mista, quindi per questo è molto difficile generalizzare, perché dipende da dove vieni. E io per esempio, come ho detto, noi facciamo un po' così, facciamo una cosa un po' mista, quindi io sono sempre stata abituata a mangiare cibo italiano in queste situazioni, perché c'era mia nonna era siciliana e lei faceva le lasagne, mi sa, cannelloni, quanto erano buoni, comunque faceva un sacco di roba. Quindi questo è più o meno quello che si mangia. Poi voglio parlare delle decorazioni. Ci sono un sacco di decorazioni fuori casa, dentro casa, ma anche delle cose molto complicate, tipo ci sono delle case dove c'è una presentazione super intricate, oddio, esiste questa parola? Intricato, esiste, intricato, complesso, vabbè, con le luci sulla casa, mettono tipo un proiettore, fanno una cosa che è sincronizzata con la musica, e quello che puoi fare, vai nella macchina, c'è scritto un numero per la radio, vai su quel canale e comunque puoi ascoltare la musica che è sincronizzata con quelle luci. C'era anche una casa sulla strada dove vivevo io che era così, c'è una cosa bellissima, quindi ci sono più quelle persone che fanno una cosa super esagerata, diciamo, però in modo positivo. E secondo me in parte, specialmente fuori, in parte più così in Canada, perché quasi tutti hanno le case, quindi noi possiamo mettere le decorazioni fuori, invece qui quasi tutti vivono in un appartamento e quindi è un po' più complicato mettere decorazioni fuori. Si può fare, però comunque magari si può fare una cosa meno complicata, o comunque una cosa che si vede meno spesso, perché oggettivamente ci sono meno case singole qui. Invece in Canada quasi tutti vivono nelle case singole, quindi è un po' più semplice. In Italia ci sono più mercatini di Natale, io vedo un po' meno queste cose in Canada, o forse è solo che non sono consapevole, però io qui sento parlare sempre dei mercatini di Natale, invece in Canada non ci sono mai andata. Poi in Canada quando vai a un centro commerciale, madonna, ci sono tantissime decorazioni, c'è la musica di Natale. Allora, questa è una cosa importantissima, dopo l'Halloween, tipo il 1 novembre, subito c'è la musica di Natale, ma si sente molto, non è che si sente un pochettino, è molto alto. Magari iniziano a fare una canzone di Natale ogni 3 canzoni, e quando siamo più vicini a Natale iniziano a mettere ogni 2 canzoni, e poi ogni canzone è una canzone di Natale, e quindi dopo un po' potrebbe diventare un po' fastidioso, però è così. Quindi la musica di Natale c'è dappertutto, anche quando entri in questi centri commerciali, che io in realtà qui non so perché non ci vado spesso, però comunque ci sono gli alberi grossissimi, luci, decorazioni dappertutto, la musica. Secondo me in parte perché in Canada abbiamo una società più consumistica, quindi loro vogliono che tu vada a comprare tanti regali, a pensare sempre a Natale, perché poi se già da novembre, già dai primi giorni di novembre senti sempre quella musica, dici oddio, devo pensare ai regali di Natale, e quindi ti rimane sempre in testa. Quindi secondo me è anche per quello, non è necessariamente una cosa positiva o negativa, è diverso. Poi ho notato che in Italia c'è un po' più il presepe, perché cosa vuoi? C'è anche in Canada, però in Canada più che altro è per quelle persone che sono molto religiosi, quindi io vengo da una famiglia cattolica e quindi a casa mia, perché tanto sono metà italiana metà libanese, per la mia famiglia è molto importante, quindi noi abbiamo il presepe, e i canadesi che sono religiosi hanno il presepe, però quelli che non sono religiosi non lo mettono. Invece in Italia ho notato che anche le persone che non vanno necessariamente in chiesa, però comunque sono, diciamo, culturalmente religiosi, lo mettono, perché diciamo che gli italiani non
sempre religiose, nel senso che seguono tutte le regole e vanno in chiesa, però comunque culturalmente sono più religiosi per le tradizioni, quindi il presepe c'è un po' più qui rispetto al Canada, secondo me. Quindi il Natale in Canada è più tipo Babbo Natale, regali, decorazioni, musica. Poi voglio parlare dei regali. In generale, almeno quello che mi ricordo da quando ero una bambina, i bambini ricevono un sacco di regali. Non tutti, perché poi dipende dalla famiglia. Io mi ricordo che quando ero piccola i miei genitori non volevano viziarmi, quindi non esageravano con i regali, anche se mi davano i regali, però comunque mi ricordo che c'erano dei bambini che hanno ricevuto tipo 1000 cose super costose. Ho detto, oddio, ma perché non ricevo così tanti regali? Anche se li ricevevo, è meglio così, perché adesso non sono, spero, viziata. Tanti regali, anche regali molto costosi. Però sì, e per gli adulti dipende, tipo nella mia famiglia non c'è questa cosa di dare i regali ai genitori, non so perché, ma tipo i regali erano più per i bambini e non c'era quell'aspettativa di dare i regali ai genitori, quindi io praticamente non l'ho mai fatto. Invece so che i miei amici davano sempre, non sempre, ma da quando siamo più o meno adolescenti e adulti, davano un regalo ai genitori. Fatemi sapere com'è in Italia, non so. Poi è molto comune in Canada fare gli scambi di regali, anche spesso quello cinese, quindi ci sono i scambi di regali normali dove c'è Secret Santa e quindi mettiamo tutti i nomi su un pezzo di carta e poi lo prendi e vedi per chi devi prendere un regalo. Oppure anche con i miei amici spesso facevamo quello cinese dove prendi un regalo che potrebbe essere per qualsiasi persona, devi scegliere un regalo da come dall'esterno ed è così, quindi ci sono queste due versioni di scambi di regali, però è molto comune nei gruppi di amici molto grossi, perché noi nel gruppo di amici in Canada siamo tipo in 15-20 persone e quindi comprare un regalo per tutti non è molto facile, quindi facciamo questo scambio di regali. Ci sono delle persone in Canada che per quanto riguarda i regali si preparano mesi in anticipo, tipo mia madre lavora in un negozio dove ci sono delle persone che comprano i regali d'estate. È una cosa pazzesca, non so se è una cosa che si fa anche qui, però lì è una cosa, non lo so, super importante, è una cosa molto sentita. A volte è un periodo molto stressante perché io sentivo sempre che tutte le persone dicevano oddio è Natale, quindi adesso non ho soldi perché ho comprato i regali di Natale, oddio devo risparmiare perché poi viene Natale e devo comprare i regali, quindi è una cosa stressante però anche molto divertente. Però i canadesi adorano fare i regali, è un periodo molto bello. Poi per i bambini di solito si svegliano super presto la mattina di Natale, sono super emozionati. Io mi ricordo che ogni anno andavo a svegliare i miei genitori tipo alle 6 di mattina perché ero troppo emozionata perché era Natale e i regali e che bello. Poi ci sono delle famiglie dove prima di Natale, perché dipende, ci sono delle famiglie dove aprono i regali la mattina di Natale o altre famiglie che lo fanno la notte prima. Magari in altre famiglie i bambini possono aprire i regali, un regalo la notte prima e poi il resto dei regali il giorno dopo. Quindi più o meno il Natale è così in Canada, un periodo molto bello. Poi in Canada c'è anche la neve, non ogni anno, però spesso c'è la neve, quindi c'è non lo so, è bellissimo. Quindi questo è il Natale in Canada. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se volete dare un sostegno al mio canale c'è sempre Patreon, dove potete trovare tanti contenuti esclusivi, incluso il nuovo podcast per le persone che stanno imparando l'inglese e tante altre cose. Ci sono delle translation challenges dove vi chiedo di fare delle traduzioni per fare pratica. Ci sono video in più che non ci sono su YouTube, ci sono versioni integrali dei video che sono molto lunghi e c'è un sacco di roba. Il modo migliore per supportare il mio canale. Ragazzi, non dimenticatevi di seguirmi sui social che sono qui, anche perché faccio dei video su Instagram su come pronunciare diverse parole in inglese. E basta ragazzi, mi sono divertita tantissimo a fare questo video, spero che vi sia piaciuto e ci vedremo nel prossimo video. Ok? Vi voglio bene, ciao!